Ragazzi, siamo qua insieme a presentare quest'uomo che come dire, è diventato subito amico perché abbiamo già qualcosa in comune, no? Sì. Ci piace l'acqua, ci piace il vento, L'aria. Il buon vino, le montagne, Esatto. basta. Matteo Miceli, un semplice marinaio che non può essere più forte del mare, ma lo può solo assecondare. Vediamo il video. Nuova avventura per il velista Matteo Miceli. Il navigatore romano farà il giro del mondo con la sua Eco 40. Campione del mondo di traversata atlantica, nato ad Ostia ma cittadino del mare, Matteo Miceli è pronto ad una nuova avventura con la sua Eco 40, un'imbarcazione capace di andare a 28 nodi e da lui costruita in 6 anni, nel massimo rispetto per l'ambiente. Questa avventura mi porterà a fare un giro del mondo da Roma a Roma senza scalo e senza assistenza in solitario. Ci metterò circa 5-6 mesi, partirò da Roma per uscire da Gibilterra e andare verso il Polo Sud. Lo circumnavigherò nei 50 Orlanti, nei 40 Ruggenti e tornerò verso Roma, ripassando per l'Atlantico. Capo Horn dietro alle mie spalle, è passato! Incredibile la forza del mare. La particolarità di questo passaggio è che metto l'orologio 24 ore indietro, quindi rivivo questa giornata. Mi riconoscete? Non sto più a testa in giù, sono passato per l'isola che non c'è e sto tornando verso casa. Bellissimo video, complimenti. Grazie ai volontari, ragazzi. Veramente. Tanto merito loro, no? Allora, caro Matteo, sono un po' emozionato perché tu sei una persona, come dire, che qui direbbero un cuore con le gambe, perché sei molto spontaneo. Partiamo dalla storia di Shackleton. È un must come metafora per il business, per fare squadra, per fare team building, per non mollare mai, per risolvere i problemi, eccetera. Tu però potresti essere un nuovo esempio, perché il tuo progetto, una barca di 12 metri, Eco 40, 6 anni di preparazione tecnica e un'idea abbastanza folle, far circumnavigare il globo in solitaria a te e alla tua barca in maniera ecosostenibile. Ho fatto una vera avventura, durata tanto proprio dall'inizio, proprio senza una risorsa, ma la risorsa era solo quella della squadra, delle persone che avevano intuito questo progetto e veramente ha funzionato con tanta fatica, ma ecco un giro del mondo senza scalo, in completa autosufficienza, cioè né acqua né cibo né energia, solo quella prodotta dalla barca, e quindi è stata veramente una bellissima avventura, un'avventura speciale. E dove è nata questa idea? Qualcuno ti ha ispirato? Hai visto un film, letto un libro? Beh, Shackleton è stato uno dei primi, sicuramente. La resilienza, la volontà, la forza di affrontare il mare, ecco, il mare con tanto rispetto è sicuramente un mio mito, un mio riferimento, poi ecco, in quegli anni, ma soprattutto ecco, la volontà cresce passo dopo passo, ho fatto tante altre avventure, abbiamo fatto tante altre esperienze, tanti naufragi e quello ecco, ti porta poi a osare. Spesso il mare è una stupenda metafora della vita, no? Si va su, si va giù, si naufraga e poi si trova una spiaggia. Certo. Tu però hai deciso di diventare a tutti gli effetti un lupo solitario, di partire da solo.
Che esigenza avevi di questo? Ma non c'è proprio una vera e propria esigenza, è una crescita e quindi dopo aver provato tante navigazioni in equipaggio, fare team, fare regate, fare competizione, è mettersi veramente a tu per tu con l'energia, con la natura, quindi è mettersi un po' alla prova con se stessi e quindi ecco sicuramente un'esperienza grande che poi mi ha portato veramente a capire che se dietro non c'è un vero team, una vera squadra, non si va da nessuna parte. Quindi hai avuto dei veri supporter, immagino, Sì, non solo sì, tecnici sì, ma sì. anche psicologici e morali. Sì, Immagino tua diciamo mamma sì. che ti dice, oh, mando vai. Mando vai, sì, Giusto. sì, sì. Immagino. Mio padre sembrava un giorno che stavamo in una presentazione, ha alzato la mano come per fare una domanda, invece ha detto no, 4 bypass, per dire che non era per niente preoccupato. Poi a un certo punto si concretizza il momento di grande lavoro, anni di sforzo e si parte. Sì, Cosa si sì, prova sì. in quel momento? Allora, si prova si prova di tutto veramente, perché si sta al giorno della partenza, sei a 1000, con 1000 preoccupazioni, però c'è anche tanta gente che fa il tifo per te. Lì eravamo 200 barche, più di 3000 persone che veramente erano arrivate in quel momento senza grossa pubblicità, solo con il passaparola. E quindi ecco un'emozione grande, lasciare mollare gli ormeggi, è sempre ecco, un'altra metafora questa, di mollare gli ormeggi. E a proposito di mollare, nel tuo viaggio hai mai avuto il pensiero, è mai venuto come dire, a solleticarti l'idea di mollare la tua impresa? Bah, ci sono stati veramente tanti problemi e il team a terra era molto più premuroso di me, cioè il team a terra diceva va bene adesso il pilota automatico non funziona, fermati, bloccati, poi ci sono stati problemi al bompresso che è un palo che tiene una vela portante a prua mentre scendevo nell'Atlantico, poi i timoni e quindi ecco la morte di una gallina. Infatti. Ecco, della bionda, ecco, fa sorridere. Forse voi non lo sapete, ma questo signore si è portato 2 galline e ha provato a mantenere un orto durante i 146 giorni di spedizione. Una vera avventura sull'autosufficienza, cioè l'energia parliamo- data solo dai pannelli solari, dagli eolici e da idroturbine, quindi veramente a impatto zero e l'energia serviva anche a un freezer per i pesci che pescavo, serviva all'acqua, a produrre acqua nel dissalatore e ecco le galline e l'orto compensavano un po' il mio cibo. Compensavano. Immagino che ci parlavi pure, come faceva Castaway con il pallone, tu ti sei fatto, questa sera invito le galline, ci faccio... Diciamo è veramente un animale che diventa un animale domestico, è veramente, ecco, penso che la maggior parte di voi avete avuto cani, gatti, ecco, le galline sono eccezionali, poi fanno un uovo ogni giorno. Un uovo. Non è da tutti gli animali. No, ecco, fa tanto sorridere questa cosa, ma gli antichi navigatori, ecco, navigavano proprio col giardinetto, ancora la parte di poppa si chiama giardinetto, e con gli animali a bordo, perché non c'era liofilizzati, non c'erano materiali o veramente non c'erano possibilità di preservare tanto cibo. Quindi A proposito del cibo, che dispensa avevi? Una cambusa incredibile? Ma ho portato solo veramente questo, cioè cibo, acqua fatta in navigazione e purtroppo ecco, proprio perché non ho fatto grossa riserva nell'Atlantico e quindi non ho pescato tanto e ogni volta che prendevo un pesce lo mettevo nel freezer, durava 10 giorni. Durante il sud è passato in 2 mesi, da Capo di Buona Speranza a Capo Horn, ci ho messo 2 mesi e lì ecco veramente ci stanno tanti venti, tanta onda, 15 metri di onda è penso più alta del teatro e lì è difficile pescare, quindi alla fine Io penso che sia difficile anche galleggiare. Sì, ma non perché non riuscivo a tenere la canna, perché ecco, il mare è a 3 gradi, iceberg o comunque tanti pericoli e non è facile per niente. E quindi ho optato per anche del cibo liofilizzato, che adesso ecco, tra gli alpini, tra tante imprese si utilizza anche facilmente. Quindi in quell'emergenza... Delle razioni K, tipo. E razioni K, esatto.
per chi ancora si ricorda l'esperienza militare. E in tutto questo però io immagino che la paura magari di non farcela. Sì, ma di non farcela veramente, di dire qui ai mi sa che... Beh, c'è stato, ecco. Poi ecco, alla fine avete visto il filmato, un naufragato, quindi alla fine la barca non ha retto, ha preso un cavo nel sud, un cavo in questo mare, ha preso un cavo grosso lasciato da qualche nave, e la chiglia ha cominciato a muoversi, a lavorare a fatica, e alla fine questa chiglia si è persa e subito c'è stato un capovolgimento improvviso, e quindi lì partono delle procedure, delle tante procedure studiate a tavolino con il team, proprio per non improvvisare un naufragio. Anche su quello ci si prepara tanto, e ha funzionato bene tutto, perché ecco, anche nell'era, ecco, oggi la comunicazione in un naufragio è estremamente importante, e quindi ecco, ha funzionato bene tutto. Quindi diciamo che è stato un po' vittima anche di una sorta di rifiuto in mare aperto. Come hai trovato i mari? Sono inquinati? A proposito di clima, visto che stiamo affrontando questo tema. All'inizio sono partito veramente con il piacere di vedere questo mare, questo piacere di pulizia. Poi, come mi è capitato in Atlantico, di dover salire in testa d'albero. Già lì ho visto tanta spazzatura che galleggiava, che a livello del mare non vedi se non ti passa proprio vicino. E addirittura un giorno in mezzo all'Oceano Indiano, stiamo parlando proprio nel sud, dove passano gli iceberg, non ci passa nessuna nave. Una mattina all'alba ho trovato tutta la barca completamente sporca di catrame, quindi questo vuol dire che anche i nostri mari, che la maggior parte del nostro pianeta, purtroppo ce lo stiamo mangiando. Quindi tu sei stato testimone anche di questo aspetto. Se non sbaglio eri una boa mobile, no? Sì, l'università ha fatto un gran lavoro, l'Agenzia Spaziale, che ringrazio ancora oggi. Io sono stato il suo riferimento per ogni foto. Loro visualizzavano gli iceberg o i piccoli glover, diciamo, nel mio passaggio, ma io ero ancora anche un loro riferimento per le foto satellitari, che non sono le foto che vedete su Google Earth. Su Google Earth, certo. Sono foto radiografiche, ecco, cioè foto radar, diciamo. E quindi sono stato per loro riferimento, ma soprattutto, ecco, è stato un bel lavoro, perché dato degli strumenti particolari, io sono stato una boa oceanografica durante tutto il mio giro, quindi questi dati raccolti sono veramente preziosi per la ricerca. In sostanza hai fatto una sorta di georeferenziazione del mare. Esatto, che ecco, lo fanno sporadicamente con diverse boe lasciate. Poco geo. Sì. Cosa dire? Nel video c'è una parte molto ironica di te che ha fatto sorridere tutti qua, no? Ti abbiamo visto in una duplice veste, quella di Orco e quella di Pacioso Matteo. Dovete sapere che lui è molto attivo anche dal punto di vista, come dire, sociale, no? Cioè, sì, mi piace fare attività, ecco, la vela è veramente un mezzo ottimo per tutti i ragazzi meno fortunati, ottimo per tanta gente che non è fortunata. E quindi è veramente uno strumento che usiamo solo per l'esclusivo piacere, quindi non c'è nessuna velleità di insegnamento, nessuna velleità di dire si regola così, cazza la randa, come si dice, ma c'è solo veramente la volontà di trasferire questo enorme piacere che dà la natura, dà il mezzo della barca, e quindi è un bel... Nella connessione del video eri in diretta con un ospedale o ho capito male? Ma sì, l'ospedale del Bambino Gesù fanno clown terapia, però ecco, ultimamente per esempio li portiamo in barca tutta la famiglia quando ha finito di fare un ciclo di chemio molto pesante, quindi questa è una cosa che ti soddisfa tanto, perché stare all'aria aperta, ridai piacere a una famiglia che purtroppo è inquadrata con i problemi reali del bambino. Quindi portate tutta la famiglia per passare insieme qualche giorno, stare insieme. Direi che solo questo merita un applauso, no?
Torniamo un secondo allora sul naufragio, perché poi questa cosa non è facile neanche dal punto di vista tecnico, di recupero, perché tu hai avuto la fortuna di essere sulla tratta di una nave o qualcosa del genere. Sì, devo dire che nel naufragio sono rimasto veramente fortunato, perché se mi giravo giù nel sud del polo, quindi in mezzo al freddo, al gelo, era tutto diverso, lì non c'è passaggio commerciale di navi. È successo poco sopra l'equatore e quindi molto vicino al passaggio di navi, e quindi è scattato subito un sistema automatico di ricezione satellitare, è partita la centrale operativa di Roma, poi la comunicazione con un satellitare e poi la radio, il VHF, per parlare con la nave che passava di lì, proprio che E quando mi hai è capito, venuto a recuperare. quando hai capito che era finita, cosa hai pensato? Povera gallina, ecco, la che aveva... Che galleggia. C'è poco da ridere, perché C'è un legame affettivo. certo, sì, no, peccato, perché è stata la mia prima preoccupazione. Poi ecco, logicamente la barca si rigira, è tutto buio, e quindi la metti subito in salvo all'asciutto, vai a cercare un contenitore per lei, Torni e non c'è e più. non la trovi, e quindi alla fine è brutto. Poi, Però non hai abbandonato solo la gallina, hai abbandonato anche tutta la tua attrezzatura, o quasi. No, ecco, infatti tutto il lavoro fatto dall'università, tutte queste schede, siamo riusciti a recuperarle. Buona parte degli indumenti che mi avevano prestato, perché la maggior parte di abbigliamento tecnico non era tutto mio, quindi ho detto, oddio, almeno questo riportiamolo. Pensavo ai a costumi, casa. creme solari, invece no. Quando ti recuperano è sicuro che il mezzo lo devi abbandonare, anzi ti ci devi allontanare, perché una nave fa tanto risucchio, se si può chiamare così, e quindi devi allontanarti dal mezzo, quindi sai su un autogonfiabile, e da quello vieni recuperato. E quindi era sicuro che dovevo abbandonare la barca, però ho avuto il tempo per metterci un tracking, quindi un localizzatore, e lì siamo riusciti anche ad andarla a recuperare. Quindi è tornata a casa e finalmente, dopo tanta fatica, siamo arrivati sul punto dopo 6 giorni di navigazione con un peschereccio di legno del 1970, quindi è stata più quella un'avventura che il mio giro del mondo. Quindi A spiegargli come si faceva, esatto. no, guarda, faccio io perché mettiti comodo. E Quindi questo ha ricomposto un po' il mosaico della tua avventura, ritrovare Eco 40, riportarlo a casa, c'è ancora? Sì, c'è ancora, e speriamo di rimetterlo in piedi, perché proprio il progetto è quello dell'energia pulita, dell'autosufficienza, e ecco, il coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani, è quello che mi entusiasma di più in questi ultimi mesi. Qui, E il tuo entusiasmo non è ancora finito. finito, perché so che il 2016 è pronto per dare altre belle novità, sì. no? Alla tua... Abbiamo un sacco di idee, di novità, ecco, ma già me le immaginavo quando navigavo, ecco, tanta volontà di fare tant'altro, non solo sulla vela. Ecco, c'è un passaggio a nord-ovest, in mezzo ai ghiacci, c'è una realtà che, ecco, proprio con lo scioglimento dei ghiacciai si forma proprio un passaggio, quindi dall'Alaska al Canada c'è un passaggio ad agosto, e che vogliamo fare in barca, una cosa non semplice, però anche allo stesso tempo entusiasmante, divertente. Cosa dire, Matteo? Se questo non è il coraggio di osare, non so come altro descrivere l'impresa di Matteo Miceli. Grazie. Grazie Matteo. Veramente un piacere. Grazie. Grazie.